Benvenuti, amici, su Segreti Turchi, la vostra casa per storie che fanno vibrare il cuore e accendono le conversazioni. Se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto, iscrivetevi e premete il tasto unisciti per sostenere il canale, così potremo portarvi altri approfondimenti sulle vite che brillano e tremano dietro le luci della ribalta. Nota importante prima di iniziare. Quanto state per ascoltare è una ricostruzione narrativa, un racconto drammatizzato ispirato a temi e dinamiche del mondo dello spettacolo, non un resoconto di fatti verificati. La storia di oggi ha scosso il mondo dell'intrattenimento, una rivelazione che nessuno si aspettava, un amore che si rifiuta di restare sepolto. Entriamo nel momento in cui Barbaktas, uno dei volti più magnetici e controllati della scena, ha deciso di dire la sua verità. E nel farlo ha riaperto ferite che molti credevano ormai cicatrizzate. Sembrava una mattina come tante, tra titoli scintillanti e rumor, finché una dichiarazione non ha capovolto tutto. In un talk show molto seguito, davanti a un pubblico che non si perde una sfumatura, Bar ha parlato con una franchezza che nessuno immaginava. Le sue parole non sono state una semplice ammissione. Sono state la scintilla che ha riacceso una delle storie più discusse degli ultimi anni, riportando al centro dell'attenzione lui e Yağmur Yüksel, e un terzo nome che aleggia come un'ombra, un imprenditore di grande influenza, ufficialmente legato a lei all'epoca dei fatti. Bar, famoso per la calma elegante e la cura con cui costruisce la sua immagine pubblica, ha mandato in frantumi quel controllo. Davanti a milioni di occhi, ha ammesso che mentre tutti pensavano che Yağmur fosse impegnata con quel potente uomo d'affari, qualcosa di molto più privato, e molto più pericoloso, stava accadendo tra loro due. Tutti credevano che fosse con lui, ha detto piano, quasi temesse di risvegliare un'eco antica. E sì, ufficialmente lo era. Ma tra noi stava crescendo altro. Ci vedevamo in segreto, senza che nessuno lo sapesse. Quelle frasi sono esplose come fuochi d'artificio su ogni piattaforma. Una confessione attesa da anni, all'improvviso rivelata senza filtri. Fino a quel momento, i sussurri si muovevano sul bordo della fantasia. Voci, indizi, sguardi interpretati, messaggi che qualcuno giurava di aver visto e altri negavano di aver mai esistito. Oggi, per la prima volta, Bar ha tirato indietro il sipario. Non parlava come un attore che recita, ma come un uomo che torna in un ricordo che non lo ha mai lasciato. Nella vibrazione della sua voce c'era il peso della memoria, quel misto di rimpianto e desiderio che solo un amore sospeso nel tempo sa lasciare. In pochi minuti, il mondo digitale ha perso l'equilibrio. L'hashtag cancelletto Yağmur ne diyecek, insieme alla versione italiana cancelletto cosa dirai Yağmur, è schizzato al primo posto. Commenti, video, storie, l'onda è diventata tempesta. C'era chi accusava Bar di tradimento e chi, invece, applaudiva il coraggio di dire ciò che in molti nascondono. E mentre la rete impazziva, Yağmur Yüksel è rimasta in silenzio. Nessun post, nessuna storia, nessun accenno. Per una donna abituata a comunicare con i suoi follower, a condividere emozioni, sorrisi, persino stanchezze, quel silenzio è diventato assordante. Persone a lei vicine sussurrano che la rivelazione l'abbia scossa profondamente, che avesse chiesto al passato di restare dove era, sepolto e messo a tacere. Ma la decisione di Bar ha reso quel silenzio un lusso impossibile. Voi che ne dite, famiglia di segreti turchi? Pensate che Bar abbia fatto bene a esporsi, o certe verità dovrebbero restare non dette? Scrivetecelo nei commenti e, già che ci siete, lasciate un like e condividete questo video, così altri possono unirsi alla nostra comunità di appassionati di storie d'amore e verità scomode. Bar ha ammesso che ogni messaggio, ogni sguardo, era un rischio. Era pericoloso ma elettrizzante, ha detto. Ci scrivevamo quando nessuno guardava. L'amore non aspetta sempre il momento giusto, a volte arriva e basta, anche quando non dovrebbe. Nel modo in cui parlava era evidente che non si trattava di nostalgia, c'era un conto aperto con il passato, un eco che non si spegne, la sensazione che il sentimento non si fosse dissolto del tutto. Il conduttore, percependo la tensione, ha chiesto:
non temi di metterla in difficoltà? La risposta di Bar è stata calma, ma grave, non do colpe. Eravamo complicati, entrambi. Ma non ho mai rinnegato ciò che ho provato. Ancora oggi, quando la vedo, quel nodo allo stomaco è lo stesso. In studio è calato un silenzio che ha fatto rumore. Fuori, invece, la rete si è accesa come un temporale d'agosto. Per il terzo attore di questa vicenda, quell'imprenditore elegante e riservato che molti associano a scelte strategiche e feste blindate, la confessione è caduta come un tuono. Non ha parlato, e forse non parlerà mai. Ma tra i suoi amici c'è chi sostiene che sospettasse qualcosa da tempo. Lo sentiva nell'aria, ha confidato una voce indiscreta, ma non voleva crederci. C'è chi giura che l'onestà emotiva di Bar abbia spento ogni residua possibilità di una riconciliazione tra Yamur e quell'uomo. Eppure, in pubblico, lui rimane composto, allineato, come se nulla potesse scalfire la superficie. Secondo chi è vicino a Bar, però, la sua non è stata una scivolata. Non un colpo di testa, non un momento di fragilità incontrollata. Era un atto ponderato. Dopo anni a sopportare una storia a metà, incompiuta, avrebbe deciso che era arrivato il momento di smettere di fingere. Alcune cose non dovrebbero restare nascoste per sempre, avrebbe detto a chi lo conosce, poco prima della registrazione. E quando in diretta ha pronunciato la frase "a volte dire la propria verità è liberatorio", i suoi occhi hanno raccontato da soli, stanchi, ma in pace. La pace di chi attraversa la tempesta che portava dentro da troppo tempo e, finalmente, lascia che la pioggia cada. Eppure, per Yamur quella stessa verità ha presentato il conto. Lavorava da mesi per voltare pagina, ridisegnare la propria immagine, concentrarsi su progetti nuovi. Sentire quell'intimità esposta, quell'ombra trascinata al sole, l'avrebbe fatta sentire tradita, non per l'amore ricordato, ma per la privacy strappata. Voi ci credete alla chiusura definitiva in amore? O pensate che certi fuochi restino sempre accesi da qualche parte, in attesa di un momento come questo per farsi vedere di nuovo? Raccontatecelo qui sotto. E ricordate, i vostri like, le condivisioni e il tasto unisciti aiutano Segreti Turchi a raccontare queste storie umane con rispetto e cuore. Le reazioni sono state feroci e divise. C'è chi ha chiamato Bar coraggioso, lodando la sua vulnerabilità in un settore che premia il silenzio. E c'è chi dice che abbia oltrepassato il limite, mettendo in piazza sentimenti che non erano solo suoi da raccontare. I giornalisti rincorrono la risposta di Yamur, ma gli insider assicurano che parlerà solo quando la polvere emotiva si sarà posata, a modo suo, con parole misurate e ferme. È ferita, sì, avrebbe detto un'amica, ma è anche forte. Quando dirà la sua, lo farà con grazia. Nel frattempo, ogni redazione ha acceso i riflettori sul triangolo. Bar, Yamur è l'uomo dell'estate che sembrava perfetto sulla carta. 3 nomi, 3 destini, legati di nuovo da verità, tempi sbagliati ed emozioni in sospeso. C'è qualcosa di profondamente umano in questa saga, al di là del luccichio, è una storia di tempismo mancato, di sentimenti che non trovano spazio nel mondo intorno. Amore, segretezza, senso di colpa, nostalgia, gli ingredienti che rendono certe storie indimenticabili. Forse è per questo che la confessione ha colpito tutti così forte. Non era scandalo per il gusto di scandalizzare, era il suono di chi è ancora perseguitato da un cosa sarebbe potuto essere. In quel suono molti hanno riconosciuto il riflesso delle proprie occasioni perdute. Il giorno dopo, quando i reporter lo hanno raggiunto, Bar appariva stanco ma composto. Alla domanda inevitabile, ti penti di aver parlato? Ha risposto con semplicità, a volte, la verità è una forma di libertà. Poi se n'è andato, lasciandosi dietro una scia di domande sospese e cuori riaperti. Nessuno sa se questo segnerà davvero una chiusura o un nuovo inizio. E ora, milioni di sguardi sono puntati su una sola donna, resterà in silenzio, o Yamur Yüksel riprenderà in mano il racconto con la sua versione. Il suo team è blindato, ma c'è chi assicura che stia preparando una dichiarazione calibrata, capace di dire molto senza dire troppo.
Qualunque cosa sceglierà, definirà il prossimo capitolo di una storia già diventata leggenda. Finché non parlerà, i tabloid continuano a bruciare e i social fremono. Ogni ora porta nuove teorie, nuove analisi, nuovi fili emotivi intrecciati a una tela già complicata. E qui, per ora, ce ne andiamo anche noi, famiglia di segreti turchi. Diteci, la confessione di Bar è stato un gesto di coraggio o l'apertura pericolosa di ferite mai guarite? Scriveteci, perché siete voi a dare forma a questa comunità. Non dimenticate di iscrivervi, mettere like e premere i unisciti per sostenere Segreti Turchi, il vostro spazio per storie che contano, raccontate con curiosità e rispetto. Prima di salutarci, lo ribadiamo, questa è una narrazione di fantasia, pensata per esplorare emozioni e dinamiche tipiche del mondo delle celebrità. Anche quando la fama sembra perfetta, la verità, quella che appartiene a ciascuno, la verità interiore, trova sempre la sua strada. E quando lo fa, cambia tutto. A presto, da Segreti Turchi.